Ciao a tutti amici di Let Me Play, bentornati sul nostro canale, io sono Spadolone85 e parliamo dello showcase di PlayStation, un evento che dal punto di vista contenutistico, dal punto di vista dei videogiochi mostrati è stato davvero ricco. Unica pecca è che forse sono mancate le reali, vere, concrete esclusive, a parte alla fine, le esclusive PlayStation per un evento marcato Sony, marcato PlayStation, uno showcase che mancava da un anno. Mi aspettavo di vedere qualche esclusiva in più, però devo ammettere che dal punto di vista dei giochi mostrati sono molto soddisfatto. E poi ci sono quei 4-5 titoli che hanno monopolizzato la mia e non solo attenzione, perché hanno mostrato delle robe davvero esilaranti e ve le andremo a elencare a breve. Innanzitutto partiamo da Fire Games, che è una nuova IP, sembra un Payday futuristico, gioco con l'anima appunto molto multiplayer. Lo proveremo quando uscirà, sembra davvero divertente, si è visto solamente un trailer, non si è visto niente dal punto di vista del gameplay, ma sembra un titolo molto interessante e vi ripeto lo andremo ad analizzare quando uscirà. Non c'è stata data di uscita, non c'è stata niente, lo aspettiamo. Si è andata avanti poi con Helldivers, Immortal of Aveum, e poi è arrivato l'annuncio di Ghost Runner 2. Se avete giocato Ghost Runner 1 è un gioco in prima persona molto difficile, si è visto un'aggiunta al gameplay che è questa moto che nel primo Ghost Runner non c'era. Io onestamente il primo Ghost Runner lo avevo droppato perché l'ho trovato un gioco molto difficile, ma nel tempo si è creata una fanbase di questo gioco, gli amanti delle sfide saranno veramente soddisfatti, quindi arriverà pure Ghost Runner 2. E poi è arrivato il primo gioco che effettivamente ha catturato la mia attenzione e stiamo parlando di Phantom Blade Zero, un gioco con un'anima Souls-like però che mischia un po' di gameplay, ci ho visto un po' di Ghost of Tsushima, sembra davvero una bomba. Il gioco è sviluppato, si vede, anche in Unreal Engine 5, quindi lo aspetto veramente tantissimo. Il personaggio sembra strafigo, la grafica mostruosa, e se sono vere tutte le meccaniche che si sono viste durante questo trailer, abbiamo visto dei combattimenti davvero tecnici, bisogna vedere quanto di scriptato c'è e quanto invece viene lasciato all'abilità del giocatore. Fatto sta che Phantom Blade Zero è uno dei giochi più belli mostrati in questo showcase, non c'è data di uscita ovviamente, chissà quando lo vedremo, ma sembra davvero un titolo interessante da tenere sott'occhio. Andando avanti poi si è passati a Sword of the Sea, che è un gioco creato da gli sviluppatori di Journey e Abzu, quindi sarà un indie molto interessante. Abbiamo The Talos Principle, che è il sequel di The Talos Principle 2, sequel appunto di The Talos Principle, un gioco che è uscito anni fa a cui io non ho giocato, quindi non mi soffermo molto su questo titolo. E poi è stato mostrato Neva, un gioco creato dagli sviluppatori di Gris, un indie veramente bellissimo che vi invito a provare a giocare se non lo avete giocato. Il trailer è stato molto emozionante, la scena che si è vista ha toccato delle corde particolari, sembra davvero bello, particolare appunto anche dal punto di vista stilistico della grafica, ma questo è un marchio di fabbrica di questa software house spagnola. E Neva sembra davvero un titolo indie molto molto carino, molto molto interessante, che ovviamente noi di Let Me Play terremo d'occhio. Lasciando da parte il discutibilissimo clone di Splatoon 3 da parte di Square Enix, che quando l'ho visto mi si è accapponata la pelle perché non mi aspettavo di vedere un clone di Splatoon, specialmente sviluppato da Square Enix. Abbiamo Cat Quest, abbiamo un gioco interessante che si chiama The Poké Squire, è un gioco ambientato dentro un libro, ha delle dinamiche particolari, il personaggio riesce a penetrare gli scenari, sembra davvero interessante, ma poi è arrivata la prima bomba di serata e ovviamente sto parlando di Metal Gear Solid Snake Eater Remake. Ragazzi, quando ho visto queste formiche devo ammettere che non avevo ben minimamente capito di cosa si stesse andando a parlare. Si è mostrato purtroppo in un piccolo teaser, hanno scelto di chiamarlo Metal Gear Solid 3 Delta, quindi hanno tolto il numero 3 dal titolo, questo probabilmente per approcciarsi a pubblico che non ha mai giocato Metal Gear e magari non si ritrova appunto a partire da numero 3. Ma cosa dire di Metal Gear Solid 3 Snake Eater che non è stato ancora detto? Un gioco fantastico
Io spero che Konami abbia rispettato il lavoro di Kojima. L'unica cosa che mi fa paura, appunto, è un Metal Gear non creato da Hideo Kojima, non con la supervisione di Hideo Kojima, ma se il gioco rispetterà la storia creata dal buon Hideo e graficamente toccherà vette, sperando next gen, Metal Gear Solid Snake Eater, Metal Gear Solid 3 Delta Snake Eater dovrebbe essere un gioco davvero bomba e non vedo l'ora che esca. Mamma mia ragazzi, quanto hype per Metal Gear Solid Remake. Di cosa stiamo parlando? Snake Eater è uno dei miei giochi preferiti e ieri io sono balzato di gioia. Che dire ragazzi, sono davvero molto contento di Snake Eater e questo è uno dei giochi che ha monopolizzato la mia attenzione durante lo showcase. Ma non è stato l'unico, perché è arrivato dopo l'ennesimo trailer di Final Fantasy XVI, di cui io sorvolerei perché ultimamente se ne è visto veramente tanto di gameplay e quindi io salterei. Si è passato il primo vero gameplay di Alan Wake 2. È stata annunciata tra l'altro la data di uscita, questo vuol dire che Remedy è davvero avanti con i lavori, con idee chiare. Questo gioco aveva visto solamente un teaser iniziale e adesso è stato fatto vedere un gameplay trailer con tanto di data di uscita, quindi Remedy è pronta lì per sparare la sua nuova bomba. Alan Wake è un gioco davvero figo, il primo io l'ho amato, quindi non vedo l'ora che esca il 2. Il gioco uscirà il 17 ottobre 2023 e racconterà appunto le storie sempre scritte da Alan Wake, il suo universo. Tra l'altro, non so se l'avete notato, ma durante il gameplay è spuntato lui, Max Payne, che non sarà Max Payne ma è Sam Lake, che è il volto, colui che ha creato Max Payne e che aveva dato anche il suo volto. Abbiamo visto che si potrà controllare oltre a Alan Wake anche questo personaggio che è un agente dell'FBI. Non so se avrà un ruolo determinante nella trama, comunque si è presentato davvero in forma smagliante, graficamente sembra next gen pura ed è uno dei giochi più attesi di questo 2023. Ormai bisogna aspettare ottobre, ma c'è Alan Wake lì, è presente e noi lo aspettiamo e ve lo consigliamo vi consigliamo di recuperare anche il primo. Subito dopo Alan Wake 2 è stato mostrato Assassin's Creed Mirage. Devo ammettere che non mi aspettavo di trovarlo così in forma, perché ormai c'è una certa c'è un certo scetticismo attorno a Ubisoft e soprattutto al brand di Assassin's Creed. Mirage dovrebbe essere, come dichiarato da Ubisoft, un ritorno alle origini. Da quello che si è mostrato sembra proprio così. Il gioco si è si è mostrato con una grafica pazzesca, però stiamo parlando sempre di Ubisoft, quindi andiamoci sempre con i piedi di piombo. Ma se si ritorna alle origini con questa grafica e con un gameplay magari ritoccato in quelli che erano i difetti dei primi capitoli, magari quella macchinosità dei nemici e anche del sistema di combattimento, qua potremmo essere finalmente di fronte a un Assassin's Creed confezionato ad hoc per i fan della serie. Spero che sia così, io lo aspetto tanto, noi ve lo consigliamo. Il gioco arriva il 12 ottobre 2023. A ottobre ci sarà da preparare il portafoglio da vendere un rene, perché uscirà davvero tanta roba e dopo vedremo anche cosa uscirà in autunno. Io salterei tutta la parte dedicata al VR2, vi basti pensare che è in fase di sviluppo Resident Evil 4 Remake per il VR, il sequel di Arizona Sunshine che è un titolo sviluppato per il primo VR, e poi un altro gioco che sembra interessante, Synapse, un altro titolo in VR che ha catturato la mia attenzione. Ha qualcosina che mi disturba, ma in caso ne parleremo in un video magari dedicato apposta ai giochi delle PlayStation VR. E poi si è passati a un altro gioco che io aspetto tantissimo e sto parlando di Dragon's Dogma 2. Il primo Dragon's Dogma era una perla del mondo videoludico, io ci ho giocato per Xbox 360 molti anni fa. Dragon's Dogma 2 sembra essersi presentato in forma smagliante, quello che si è visto mi è piaciuto, mi piace l'ambientazione, mi piacciono i mostri, in generale è stato confezionato un bel gameplay trailer
Capcom ultimamente c'è da dire che non sbaglia più un colpo, sembra veramente aver capito dove lavorare, su cosa lavorare, e ci sta stupendo sempre con i remake di Resident Evil, con i vari Monster Hunter, e adesso ha ripreso un brand che aveva completamente abbandonato come quello di Dragon's Dogma 2, e io sono felice, ma come me sono felici tanti fan di questo genere di giochi e soprattutto di questo brand. Una nota va fatta al nuovo gioco di Bungie, un titolo interno di PlayStation. Ci si aspettava infatti un titolo nuovo di questa software house che dopo Destiny ha lavorato a tutti i DLC di Destiny più uno annunciato appunto in questo showcase, ma stiamo parlando di Marathon. Marathon è una nuova IP creata da Bungie, uno sparatutto sempre futuristico, ma se verrà supportato come è stato supportato Destiny 2 nel corso degli anni, potremmo essere di fronte a un nuovo sparatutto multiplayer molto bello, molto interessante. Insomma, Bungie è una software house davvero con le idee chiare, e sono sicuro che anche questo Marathon sia un gioco di livello molto rispettabile. Lo speriamo ovviamente. C'è stato tempo pure per mostrare un altro trailer di Gran Turismo, il film. Sony ha sposato questa causa di portare qualche suo gioco al cinema. Si è iniziato con Gran Turismo. Il film parla di questo ragazzo che è un campione del videogioco Gran Turismo e una scuderia decide di far correre nella vita vera questi campioni di Gran Turismo che conoscono bene le piste, conoscono bene gli assetti delle macchine, ma ovviamente correre nella vita reale non è come correre su un videogioco. E questa è la trama di Gran Turismo, sembra interessante, io lo andrò a vedere e magari appunto sempre ne parleremo qui su Let Me Play. E dulcis in fundo è arrivato Spider-Man 2, l'attesissimo gameplay trailer, tra l'altro molto lungo, molto corposo, si è visto veramente tantissimo gameplay in questo trailer. Spider-Man 2 si è presentato in forma smagliante. Devo ammettere che non mi ha lasciato quell'effetto wow, ma sicuramente sarà un gioco stradivertente da giocare come lo è stato il primo Spider-Man e anche Miles Morales. Come avevamo visto nel primo teaser, ci sarà la presenza di Venom ed è stato mostrato appunto una parte di gameplay di Peter Parker in versione Venom, e è stato visto pure che si può switchare da un personaggio all'altro. Non si sa ancora, almeno non si è capito se si potrà fare liberamente durante la main quest principale, se in qualsiasi momento si può switchare da un personaggio all'altro, o se semplicemente il gioco ti imporrà di switchare da Peter Parker, da Spider-Man, a Miles Morales. Come detto in precedenza, si è visto tanto gameplay in questo trailer, specialmente sulla parte dedicata a Miles Morales. Ho fatto anche qualche speculazione sul titolo e mi piacerebbe capire anche il rapporto che ci sarà tra Miles e Peter, perché in alcuni frangenti ho avuto come l'impressione che i due durante questa avventura andranno in contrasto, e secondo me sarebbe una cosa fighissima. Quindi ci sarà una parte dove i due collaborano, una parte dove sicuramente Peter Parker, condizionato appunto da Venom, andrà in contrasto con Miles, e forse una parte finale dove i due ritorneranno comunque a collaborare. Sarà veramente bello scoprire come si svilupperà la trama di Spider-Man 2. No, purtroppo non è stata data una data di uscita, e mannaggia ci aggiungerei pure, ma un ipotetico autunno 2023. Speriamo che il gioco non subisca rinvii, è un altro dei giochi più attesi di questo 2023 e non vediamo l'ora che esca. Ragazzi, ieri si è visto di tutto. Esplosioni, inseguimenti, una grafica pazzesca, i villain, tanto succo. Veramente Insomniac ha confezionato un trailer con i fiocchi. Speriamo che il gioco non disilluda le aspettative. Non credo, perché anche Insomniac è un'altra di quelle software house interne a Sony che ultimamente non ha sbagliato più un colpo né con Spider-Man né con Ratchet & Clank, quindi sono molto fiducioso. Ripeto, non mi ha lasciato quell'effetto da dire wow, finalmente è arrivata la next gen come era stato dichiarato dagli sviluppatori, però tanta roba, lo potete vedere a schermo, si tratta di un gioco davvero spettacolare.
Come vi avevo detto, lo showcase è stato ricco di giochi. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto l'evento e se vi sono piaciuti i giochi di cui abbiamo parlato. Lasciateci un commento, diteci la vostra. Io nel frattempo vi invito a seguirci su www.letmeplayitaly.it, seguiteci su Instagram, siamo pure in live su Twitch. Infatti l'evento l'abbiamo visto completamente in diretta in live su Twitch e trovate pure la live completa nel nostro canale dedicato alle live. Quindi se volete vedere anche le reazioni nostre, mie, di Foxer sui giochi, se volete vedere la mia su Metal Gear Solid 3, è stata veramente l'apoteosi. Spero che vi sia piaciuto il video, commentate, lasciate like, seguiteci e noi ci vediamo alla prossima. Da Spadolone85 è tutto, ciao!